No, ma è quello di prima, non ci posso credere. Ma stai scherzando? È proprio quello di prima? Chiuso. Questo è davanti e questo è dietro. Ma ti pareva che venissero fuori le impalcature di nuovo? Mannaggia a loro. Oh, eccolo qua. Il fondaco dei tedeschi. Prossimo posto in cui andremo. Devi pagare? No, non devi pagare. È un gioco di polso. La nostra meta è di andare sopra nella terrazza. B. Non è stupendo? Cioè, andare su un posto entrando per un negozio. Sì, esatto. Vai là. Terza rampa e via. Fondaco, È lui è l'orologio. tempo. È lui. L'orologio. È lui. Sì. Quello che dicevo. No, non è lui. Non è lui. Ok, questa che stiamo inquadrando è la Basilica di San Marco con il campanile in parte. Qua vi dicono praticamente cosa si vede da qua, dalla terrazza del fondaco dei tedeschi, vedete? Vedete? Poi c'è anche il Palazzo Ducale, la Torre dell'Orologio, quella che andremo tra poco a vedere, la Basilica di San Giorgio Maggiore, la Basilica di San Marco, eccetera, eccetera. Festeggiano i 100 anni di Selector. E non lo sapete, ma il Selector viene proprio da Venezia, grazie ai fratelli Pilla. Incredibile ragazzi, ci stiamo addentrando in una nuova realtà, quella del Sandoro. Fighissimo. La ringrazio signor gondoliere, del nome? Tommaso. Tommaso, piacere Tommaso. Sandolista, va bene. Sandorista, sì. Ok. Allora ci sediamo qua come bei piccioncini. Che figata, pazzesco. Allora ragazzi, abbiamo appena scoperto che quello che abbiamo qua davanti sono le antiche prigioni. E ce l'ha detto lui, Tommaso. Più che gondoliere è un sandorista, perché questo è un sandoro. Sandoro, giusto? Una delle prime imbarcazioni aeree. Bene. Allora Tommaso, raccontaci un po', per favore, la tua storia. E niente, allora, Sandro, di solito questi lavori qua si tramandano in famiglia, generazione di famiglia, del papà, del nonno, erano sandoristi. Queste imbarcazioni una volta lavoravano soprattutto per gli ospedali, per i veneziani, Ok, mentre le gondole facevano il servizio da nolo, sì, come turisti. quindi si intende qualcosa di più turistico. Esatto. Ok, Dopo col passare degli anni sono state integrate come gondole, facciamo prima il servizio da... ok. E principalmente qual è la differenza fisica e strutturale di un Sandor nei confronti della gondola? La gondola ha la linea più alta, dalla punta della coppa, Ok, no, anche mentre il Sandro è un'imbarcazione più distesa. E la vogata si voga dal basso, mentre la gondola si è più alta. ah ho capito. Qua dal basso invece della gondola più alto. Si intende della tenuta del remo o dal modo di vogare? Quindi Anche la vogata è il vogare è diverso. Sì. ho capito, ho capito. Bene. Quindi come avete sentito ragazzi, è un lavoro che si tramanda da generazione in generazione. Com'è? Sono stati solo 20 imbarcazioni a Reggio di Sandri. Io boh. Solo 20? Solo 20 Sandori in tutta Venezia sono rimasti. Mentre una volta magari ce n'erano di più. Era pieno, era. Pieno, ah. Si parla di migliaia, di centinaia, di quante? 200-300 anni fa.
100 anni fa, sì. Ma di quantità invece? Quante ce n'erano circa? Ce n'erano tanti, 70, 80 imbarcazioni. Porca miseria. Che facevano su. Però, Dopo gli anni è andata sguardita. ho capito. Vedere Venezia da una gondola o comunque da un sandalo cambia tutto. Perché? Ma che sforzo, ma chi che c'era ieri? Su quelle di Luca? Questa qui è la chiesa di Miracoli. È stata costruita tutta dopo San Marco dai marmi di San Marco, la basilica. Il marmo di Verona e il marmo di Carrara. Quindi è la chiesa di San Nicola? Santa Maria di Miracoli. Ma perché non mi ricordo un cazzo? Abbiamo fatto un giro in gondola, Abbiamo fatto un giro in gondola. Il primo della che nostra non è gondola, aspetta, è sandalo. No, è sandalo. Sandalo, eh? Sandalo, Ecco. con la L. L'ho letto prima. Siamo stati su un sandalo, ragazzi. Un'antica imbarcazione del 1200. Pazzesco. 1200. Siamo finiti in una corte chiamata Corte Borella. Là in fondo c'è scritto. Ovviamente stiamo parlando piano perché non c'è nessuno in giro. Esatto, non c'è nessuno. E ci sentiamo abbastanza intimoriti dall'eco della nostra voce su questi muri. Sentite? Cioè, vi rendete conto che queste sono le terrazze veneziane, quelle a bordo canale? Mamma mia che bello, una meraviglia! Ragazzi, addirittura un asilo abbiamo trovato, ma è un asilo un po' particolare perché sembra come tutto il resto, case. Cioè, ma ti meravigli di un asilo, ce lo puoi trovare dappertutto. Senti, allora, non è possibile che per ogni cosa che io faccia tu mi devi rompere le balle. Se io trovo asili a Venezia, voglio filmarli. Ci stiamo dirigendo verso Piazza San Marco per vedere. Sì, la piazza più famosa di Venezia, per vedere appunto la basilica di San Marco e il campanile di San Marco. Quindi allora ci siamo persi o stiamo trovando la strada? No, stiamo trovando la strada, non preoccupatevi. Vedi, per esempio qua siamo ancora lontani 450 metri. Forse che Mamma mia, non finiamo più di arrivare. Ma sì, dai, adesso andiamo. Sì. Dai. Via, allora abbiamo e andiamo. Quello in fondo è il ponte dei sospiri. Lo chiamavano così perché i prigionieri, prima di arrivare appunto nelle carceri, arrivavano passando da questo ponte dei sospiri e guardando fuori dalle finestre potevano sospirare un'ultima volta e sentire la brezza che gli accarezzava la pelle per l'ultima volta. Dietro di noi si erge la famosissima Basilica di San Marco. Dovete sapere che questa è la cattedrale, cioè è la chiesa Più grande di Venezia. sì, più grande, più importante di Venezia, tant'è che è il simbolo di Venezia con il suo grande campanile qua dietro, vedete quanto alto è, mamma mia. Adesso iniziamo un po' a raccontare che cos'è questa basilica, sì, da dove viene e cos'è sta basilica. Allora, voi dovete sapere che per 1000 anni questa enorme costruzione, vediamo se riesco a farvela vedere bene, Oddio. grazie, era una cappella ducale, ok, quindi capitanata diciamo dal doge. E poi è stata trasformata in Sì, in una cattedrale. Una cattedrale. Perché all'inizio fu Giustiniano Partecipazio a gettare le prime fondamenta per la costruzione della basilica. Sopra a un oratorio che era dedicato, l'oratorio della chiesa dedicato a San Teodoro, che era un santo greco. Quindi capite che
quando da Alessandria d'Egitto hanno portato le spoglie di San Marco qua, si è trasformata diventando appunto una chiesa. Poi dopo varie modifiche, dopo varie cose tipo incendi eccetera successi nel corso dei secoli, la fine delle costruzioni, quello che adesso noi vediamo, è stato concluso nel 1151 se non sbagliamo, ma il piccolo particolare che è presente nell'ingresso che vi indico adesso l'hanno finito nel XIII secolo. Quindi e da lì in poi ci è voluto un po' di anni, insomma. già ci sono voluti un po' di anni. È stata consacrata come cattedrale, come basilica nel 1094, non mi ricordo neanche da chi, sicuramente da un personaggio famoso della storia cattolica. Ci troviamo nella piazza San Marco. Guardate che imponenza il campanile, guardate che roba, cioè io lo posso afferrare, ma no, più o meno. In parte invece si trova la famosissima torre dell'orologio, un altro simbolo della grande potenza che aveva Venezia all'epoca, perché voi dovete sapere che Venezia è riuscita ad arrivare come status ad impero, perché nella Basilica di San Marco sono presenti all'interno, non fuori, i veri cavalli di Costantinopoli, cioè presi dalla capitale dell'impero bizantino, portati qua, come dire, abbiamo rubato qualcosa a un impero. Per far capire quanta potenza avevano. Esattamente, così come anche avere una torre dell'orologio del genere. La particolarità di questa torre sta nel fatto che era una delle 3 esistenti in Europa, cioè l'orologio non c'era all'epoca, c'erano le meridiane, c'era il conteggio col sole, tutte queste cose qua. Ed era una rivoluzione scientifica quasi avere un orologio nella propria città, e di queste dimensioni, di queste proporzioni, con tutti questi meccanismi, proprio una tecnologia diversa, nuova per l'epoca, insomma. Voi dovete sapere che è strutturata in questo modo, praticamente ci sono i simboli dello zodiaco, scusate, ok? Qua i simboli dello zodiaco, l'orario, perché era diverso all'epoca, si partiva dalle 6 del mattino e finiva alle 6 di sera, e sopra invece, sopra anche al leone di San Marco, simbolo della città, ci sono i 2 mori che non riesco a farvi vedere qui perché sono troppo in alto. È incredibile, ragazzi, Venezia è incredibile. Studiandola io e B abbiamo scoperto veramente una città assurda. Abbiamo camminato, perché abbiamo camminato abbastanza. Ci siamo concentrati tanto tutto il giorno sui video, sulle clip, per capire come darvi le informazioni che volevamo darvi e come farvi vedere Venezia al meglio, sperando che insomma arrivi il messaggio giusto che vorremmo dare. Ed ora continuiamo. Ti pareva che ci fossero le impalcature? Queste pedane, non so se ve l'abbiamo detto prima, sono delle pedane dove ci si può camminare sopra. Ecco qua, se volete delle mele, a Venezia le trovate sulle pedane. Ecco, prima mi lamentavo che non si vedevano i mori sopra la torre dell'orologio e adesso si vedono, sono quelli là sopra che battono sulla campana. Il vecchio e il giovane. Questo è il campanile, il palazzo ducale con la sua immensa struttura, ragazzi, importantissimo anch'esso per Venezia. Quella in fondo dovrebbe essere quella che c'è di qua, è la Giudecca. Ma che cazzo?